Immaginate un setting familiare. Fuori il tempo è uggioso e siete appena rientrati a casa vostra con uno strano pacco arrivato senza mittente. Vi ritrovate con una plancia di gioco simile a quella di Jumanji o Zatura. Cominciate a giocare e scoprite che le vostre azioni influiscono su quel mondo di gioco. Un gioco da tavolo particolare, non è vero? Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video di Demonica, la rubrica domenicale dedicata alle demo dei videogiochi. L'episodio di oggi è dedicato a Midgard. La R finale è muta, mi raccomando. Titolo indie italiano sviluppato e pubblicato da Only Radish. Preparate la vostra strategia migliore e piazzate quelle pedine sulla plancia. Non prima però della sempreverde sigla. Ed inizierei subito con la titolare domanda: cos'è e di cosa parla questo gioco? Lo scheletro di gameplay di Midgard è un'ottima congiunzione tra un gioco di carte ed un city builder. Vestirete i panni di due personaggi, la vostra controparte nel mondo reale ed un duca di un regno medievale. Il vostro compito sarà quello di svelare il mistero dietro Midgard e districarsi nelle 1000 responsabilità per riuscire a mantenere la pace nel regno, coniugando al meglio i bisogni del vostro popolo e le necessità di corte. All'interno della demo verremo informati che il vecchio re sta per indire una feroce guerra. Toccherà a noi decidere da che parte stare, con lui o contro di lui, alleati, nemici o anarchici. L'incipit di trama è molto semplice ed ampiamente visto, ma ciò non costituisce un elemento negativo, perché all'interno della demo stessa avremo modo di comprendere la profondità che il gioco ci presenta, fornendo delle scelte che impatteranno il corso della storia e le sorti del regno. Ovviamente senza dimenticare che siamo noi il fulcro di tutto, sia dentro la plancia di gioco che fuori. Parlandovi del gameplay, le cose qui si fanno decisamente interessanti. Come vi dicevo poc'anzi, il gioco presenta un mix tra un gioco di carte, un city builder e un pizzico di gestionale. Ciò si tradurrà con la vostra mano, composta da carte dedicate agli edifici, agli effetti e alle persone che comporranno la Curtes, e dagli edifici costruiti in tempo reale sulla plancia di gioco. Qui la strategia sarà necessaria per poter proseguire nell'avventura senza uscirne con le ossa rotte, anche perché dovrete inoltre fare attenzione alle vostre risorse, all'umore del popolo, agli eventi di gioco e alle missive che vi arriveranno da parte del re e altri esponenti del regno. Di per sé sembra qualcosa di veramente tanto complesso. Ciò nonostante, gli sviluppatori hanno implementato tutto ciò con una filosofia user-friendly. È vero che le cose da gestire saranno molteplici, ma non vi richiederà l'attenzione e la pianificazione di titoli del calibro di un Civilization, tanto per citarne uno. Inoltre sarà disponibile anche un dettagliato tutorial che vi guiderà passo passo in tutte le meccaniche di gioco, per un totale di una decina di turni. Se doveste perdervi qualcosa potrete tranquillamente rigiocarlo quando volete. Un elemento molto importante da sottolineare sono i membri che sceglierete per la vostra Curtes, alleati politici che porteranno con sé benefici immediati o nel tempo per la vostra corte, ed ovviamente anche nuovi eventi di gioco. Essi si divideranno in varie casate, rappresentate da un colore specifico, e nella carta sarà inoltre specificato il loro carattere, che sfortunatamente non ha un impatto negli svolgimenti di gioco. Una volta che la Curtes sarà composta da almeno 3 membri della stessa casata, si attiverà il loro effetto segreto, permettendovi di sbloccare delle opzioni aggiuntive esclusive. E le meccaniche non finiscono qui, vi sono altre cose ad attenderci, come ad esempio il mercante, ma lascio a voi il piacere della scoperta. Prima di giungere alle mie impressioni finali, vorrei aprire una piccola parentesi dedicata ai feedback per gli sviluppatori, se vedranno questo video. L'impianto del gioco ed il gameplay loop sono decisamente solidi, ma secondo me l'aggiunta delle seguenti meccaniche andrebbero ad accentuare la grande profondità dietro al progetto e possibilità aggiuntive per i giocatori più attenti e inclini alla sperimentazione. La prima sarebbe l'implementazione di una meccanica che premi
i giocatori nel posizionamento strategico degli edifici con effetti aggiuntivi. Attualmente si possono posizionare un po' come si vuole, ma se ad esempio si mettessero 4 torri ai lati della nostra cittadina, sarebbe carino che si creasse una muraglia che ne aumenti permanentemente il valore difensivo. O ancora, l'inserire un mercato vicino ad un numero specifico di case aumenterà il denaro che produrrà ogni turno, eccetera eccetera. In generale sarebbe ottimo spingere il giocatore a scegliere bene dove mettere cosa, anche in vista di una ripresa da una situazione catastrofica o per massimizzare i profitti. La seconda è una meccanica simile. In questo caso sarebbe molto bello avere dei bonus aggiuntivi in base all'affinità del posizionamento del personaggio nella Curtes. Se ad esempio inseriamo un personaggio altruista come cappellano, ciò potrebbe causare una sinergia che porta dei bonus al suo effetto, o magari alla felicità del popolo. Anche in questo caso si premierebbe l'attenzione che il giocatore investe nella propria strategia e nella comprensione del contesto in cui è, sfruttando al meglio le sue carte. E con le mie impressioni finali giungiamo alla fine di questo piccolo viaggio in questa demo. Midgard è un titolo molto ambizioso che mi ha decisamente stupito. Nonostante questo sia il primo gioco realizzato dai ragazzi di Holy Radish, dimostrano di avere delle competenze ben superiori al classico piccolo team di sviluppo, e ciò si traduce in una demo solida che funge da perfetto biglietto da visita per loro. Mi ha dato delle forti vibes da Jumanji e Zathura, due film che apprezzo moltissimo. Per questo spero di poterle concretizzare nel gioco completo. Non era facile inserire insieme generi come il gioco di carte, il gestionale ed il city builder, ma già da questa prova di gioco si capiscono le potenzialità di un gioco che possa accontentare chi mastica già almeno uno di essi, o a chi si stesse approcciando come neofita. Gli sviluppatori stanno facendo davvero un ottimo lavoro nell'evolvere la formula. Ho avuto il piacere di fare da playtester per questo gioco in passato e posso felicemente dirvi che ci siano stati dei piccoli ma importanti passi in avanti. È un gioco che secondo me è da tenere fortemente d'occhio. Per questo motivo vi consiglio caldamente di provare la sua demo. Fa estremamente piacere vedere produzioni italiane in generale, ma quando esse sono meritevoli non posso esimermi dal parlarvene. La demo di Midgard è attualmente disponibile per PC. Vi lascio il link della sua pagina Steam qui sotto in descrizione. Mi raccomando, supportate gli sviluppatori, a cui va un grosso in bocca al lupo per lo sviluppo. Vorrei concludere facendovi la fatidica domanda: proverete questa demo? E se lo avete già fatto, invece, cosa vi ha lasciato? Discutiamone qui sotto nei commenti. Grazie per essere arrivati fin qui, ed ora vai con l'outro. Ed eccoci arrivati al vero finale di questo video. Prima di salutarci però vorrei ricordarvi un paio di cosette. La prima ovviamente è di farmi sapere cosa ne pensate, come sempre qui sotto nella sezione commenti. E la seconda è una serie di azioni, come lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina, così da essere sempre notificati sull'uscita di nuovi contenuti, condividerlo con i vostri cari e in generale con chi sapete che potrebbe essere interessato a questo tipo di contenuto, e seguirmi anche sui miei social, che trovate comodamente qui sotto nella descrizione. Quindi, detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.